tranquillo. Eccoci, stiamo registrando Paolo, ciao, rieccoci, come si dice a Roma. Ciao, e ciao a tutti. Un saluto a tutti. Allora, l'incontro che avevamo fatto tempo fa, io poi l'ho intitolato Incontrare il reale. Sì. E adesso volevo parlare con te, Paolo, di un tema che tu hai sviluppato tanto in giro per l'Europa ed è il digital storytelling. Esatto. Ma dietro queste parole, che cosa c'è? Qual è il mondo che sta dietro il digital storytelling? E io anticipo un po' il punto dove vorrei poi arrivare insieme a te e capire in che modo il digital storytelling ci permette di incontrare il reale. Allora, intanto cosa c'è dietro le parole? Il digital storytelling è una di quelle edizioni inglesi che, ahimè, vanno per la maggiore, io non amo tantissimo. Dopodiché, obiettivamente, il digital storytelling, che possiamo tradurre come narrazione digitale, è uno strumento, a mio avviso, che si è sviluppato in giro per il mondo, soprattutto nei paesi anglosassoni. Ehm, è una modalità di lavoro, è uno strumento che ho imparato a utilizzare un po' di anni fa all'interno di progetti europei, e che consente di lavorare sia sulla dimensione individuale sia con i gruppi, e che consente di realizzare e condividere degli aspetti delle storie personali di vita delle persone nella forma della narrazione digitale, quindi sostanzialmente di un video molto breve. La durata dei video rigorosamente deve stare tra i 2 e i 3 minuti, ed è uno strumento che mi ha appassionato molto. Posso raccontarti velocemente la genesi del mio avvicinamento Sì. alla narrazione digitale. È nata, come spesso accade, un po' per, diciamo così, per caso fortuito. Una parte del mio lavoro è legata alla progettazione europea. Alcuni anni fa collaboravo come libero professionista con diverse organizzazioni, fui contattato da una cooperativa di Genova, di amici, si chiama Cooperativa 19, con cui ho sviluppato per molti anni progetti europei, che era stata contattata a sua volta da una cooperativa di Spezia, Zoe Servizi, che si occupa tuttora di cultura, e di avvicinare alla cultura sia museale che didattica fasce della popolazione che non necessariamente ne avevano un facile usufrutto. In particolare a Spezia, tutto nasce da Spezia, dove un vecchio circolo operaio si era trovato un grosso archivio storico con immagini, fotografie, testimonianze, comprese lettere autografe di Mazzini, quindi insomma valori storici importanti, dalla seconda metà del 1800, e non sapevano come trasferire tutta questa memoria storica e culturale e renderla fruibile alla popolazione. Ci siamo incontrati e abbiamo pensato di trovare un modo non solo di digitalizzare questo importante archivio, ma di farlo diventare un motore vivo e generativo. Ho contattato un'associazione di antropologi ungherese che aveva lavorato sul metodo della narrazione digitale, e ne è nato un progetto europeo che è durato 2 anni, dal 2015 al 2017, che è andato benissimo. È stato premiato dall'Agenzia Nazionale Erasmus Italia come miglior progetto del biennio. E durante questo progetto abbiamo, insieme ai colleghi antropologi ungheresi, ad altri colleghi greci, inglesi, eh, abbiamo costruito una guida di avvicinamento teorico, metodologico e pratico
al digital storytelling. Tra l'altro tutto questo materiale è fruibile gratuitamente online, giusto? Esattamente, tutto questo materiale è fruibile gratuitamente online, il sito del progetto è ancora attivo, abbiamo deciso di mantenerlo attivo. Poi magari mi ridai, perché già una volta me l'avevi segnalato io scaricatore del materiale, così poi lo Esatto. indichiamo e per chi volesse può andare già lì. Il materiale sia in video, i video che sono stati prodotti durante questo progetto, che la guida metodologica è disponibile sul sito del progetto che è idigstory.eu, fruibile in italiano. Adesso non ho i dati recenti, parlo di qualche mese fa, la guida in italiano era stata scaricata più di 3.000 volte, quindi decisamente un materiale interessante. E abbiamo testato il digital storytelling in diversi ambiti della cura, non tanto perché la narrazione digitale sia di per sé uno strumento terapeutico, ma perché, come mi piace dire, quando c'è di mezzo la parola è sempre terapeutica. E quindi imparare a usare la parola, a costruire a partire dalle parole che raccontano la storia delle persone o aspetti singoli della storia delle persone. La particolarità del digital storytelling, anche vedendo un po' il vostro manuale, sia innanzitutto di far funzionare la parola in un gruppo, quindi Esatto, c'è sempre un gruppo come riferimento, quindi il digital storytelling è una zattera che permette di navigare nel mare dei gruppi, ma anche non soltanto prendere la parola così, ma attraverso una storia. esatto, Quindi quando noi diciamo digital storytelling stiamo tenendo insieme il gruppo, la storia e anche la trasmissione di una memoria o l'apertura verso l'avvenire o qualcosa che ha a che fare con quello che abbiamo chiamato il reale. esatto, esatto, nel senso che, guarda, ti butto lì una piccola citazione da un filosofo che io amo molto, che è Wittgenstein, che sosteneva che le parole sono un po' una pellicola superficiale che copre l'acqua profonda. I laboratori che facciamo, che abbiamo fatto in giro per l'Europa e che poi abbiamo ripreso in svariati altri progetti europei, poi se vuoi ti racconto i modi in cui l'abbiamo utilizzato, consente proprio di fare questo tipo di lavoro. In una dimensione gruppale si riesce a lavorare a partire dal gioco con le parole, e quindi dalla fascinazione delle parole, usando un'immagine che possiamo usare un po' così, per rappresentarla velocemente. Un po' come quando di fronte a uno stagno lanciamo una pietra. Questa pietra cade nello stagno e crea una serie di piccole onde concentriche che si allargano sempre di più, e queste onde concentriche iniziano a smuovere la superficie del gruppo. Nello stesso tempo la pietra scende nella profondità dello stagno fino ad andare a appoggiarsi sul suo fondale, e quando si appoggia sul suo fondale muove sempre il materiale che è appoggiato sul fondo del lago, che a sua volta produce altri movimenti all'interno della dimensione stagno. Il lavoro che facciamo è sempre un lavoro di gioco, a partire dalle parole, a partire dall'interazione delle parole, delle emozioni che scaturiscono dalle parole e che si riverberano in un continuo rimando tra l'ondulamento della superficie e ciò che viene smosso nella profondità. In questo ovviamente la dimensione del gruppo si presta tantissimo a alimentare questo processo, che è un processo che nella sua forma più completa, quindi che diciamo prende il gruppo più o meno eterogeneo che non si conosce all'inizio e che produce alla fine una serie di video di digital storytelling, dura 2 giorni e mezzo, 3 giorni. Diciamo che in 2 giorni e mezzo, 3 giorni
è possibile fare esperienza della dimensione creativa e liberatoria delle parole, che consentono di approcciare elementi del reale, della storia individuale o collettiva, che abbiamo usati su entrambi, sperimentati su entrambi i piani. Viene riversata in una narrazione che viene co-costruita all'interno del gruppo, anche se la narrazione poi è individuale e il gruppo interviene. La narrazione diventa uno storyboard, come accade per qualsiasi tipo di programma video. Lo storyboard abbina a singole frasi, a singoli elementi delle storie che vengono scritte, delle immagini che vengono montate poi attraverso dei programmi di editing. Le narrazioni vengono registrate in digitale dai protagonisti che le hanno scritte, si unisce la parte video, la parte di immagini con la parte della narrazione registrata e si ottiene banalmente il video di digital storytelling. Come ti dicevo, l'abbiamo testato su piani molto diversi. Che costo ha di solito, Paolo, la produzione di quest'opera? Perché in fondo c'è un effetto, potremmo dire, gruppale, un effetto su voi che l'avete organizzato, che avete condotto in qualche modo il processo, c'è un effetto sugli attori, sui narratori. Immagino che per valutare questi progetti ci siano anche degli indicatori molto precisi, anche delicati per andare a cogliere. Sì, perché se uno si ferma a dire ecco l'opera, come se l'opera fosse il risultato è l'effetto dell'opera. Sì, in questo un po' si riprende un tema che a me è molto caro, che è diciamo, la centratura sul processo. Come si suol dire, la meta è partire a viaggiare più che non arrivare a qualcosa di concreto e di predefinito. Gli effetti sono molteplici, sono su molti piani diversi. C'è un effetto individuale che abbiamo visto essere molto spesso, banalmente, tra virgolette, catartico, molto spesso liberatorio, molto spesso è un riappropriarsi di una propria narrazione, anche di elementi traumatici. Ovviamente il setting deve essere in questi casi assolutamente rigoroso e protetto. Per esempio abbiamo fatto in alcuni paesi, in Ungheria per esempio, abbiamo fatto dei laboratori di digital storytelling con pazienti ospedalieri. Abbiamo dei video di pazienti che raccontano la storia della loro anoressia, dei pazienti che raccontano la storia delle loro cardiopatie. Per esempio una storia dolcissima di una donna che racconta la storia della sua cardiopatia, raccontando la storia di un orsacchiotto che ha accompagnato la sua malattia da quando era bambina e del suo modo di fare pace con la sua malattia a partire dal rapporto che aveva con il suo orsacchiotto che l'ha accompagnata in tutta questa storia. L'abbiamo utilizzato in Inghilterra, abbiamo fatto dei laboratori con dei richiedenti asilo e dei rifugiati che hanno utilizzato il momento di costruzione narrativa per trovare un senso dicibile all'indicibile della loro storia migratoria. In Ungheria, durante un laboratorio in cui anche noi ci siamo messi in gioco e abbiamo partecipato creando le nostre storie, una rifugiata che ha partecipato come una collega tra l'altro, che ha partecipato come esterna perché voleva imparare a prendere anche lei questo strumento lavorativo e operativo, ha costruito la sua storia commuovendo tutti, e la sua storia è finita nel momento conclusivo di questi laboratori in cui tutto il gruppo, senza commenti valoriali, ma partecipa e condivide la visione di tutti i video che sono stati prodotti
e questa collega ha ascoltato, visto il suo video, alla fine è scoppiata in un profondo pianto liberatorio in cui ci ha detto, con un dono che ha commosso tutti, che era stata la prima volta che era riuscita a mettere insieme tutti gli elementi che l'avevano portata a dover scappare dal suo paese d'origine alla sua professione, era una collega terapeuta, e vederli in una storia fatta e finita che lei stessa si era riconsegnata nella sua dimensione nuova di vita e quindi che gli era servita per fare pace con quello che aveva accompagnato la sua storia degli ultimi 3-4 anni. E Ma che che vuol dire lei... fare pace col trauma, Paolo? Non ho capito, scusa. Che cosa vuol dire fare pace col trauma? Fare pace col trauma vuol dire, forse un po' abusata come immagine, ma è un'altra immagine che a me piace molto, è per me l'immagine del kintsugi, di questa antica arte giapponese che invece di nascondere le ferite, diciamo così, nella tradizione, uno shogun, se non ricordo male, ruppe la sua tazza del tè e, disperato perché non poteva più partecipare alla cerimonia del tè senza la sua tazza, si rivolse a tantissimi artigiani e nessuno riusciva a riprodurla esattamente com'era. Si fece avanti un umile artigiano che, invece di costruirne una nuova per cancellare i segni delle rotture, utilizzò la lacca mista alla polvere d'oro e reincollò, rimise insieme tutti i pezzi rotti che a quel punto avevano le fratture molto visibili come segni dorati. Ed è questa filosofia, diciamo così, di mantenere le proprie fratture, dandogli quel valore, quella dignità che meritano, perché sono parti della nostra storia, e che rendono la nostra Possiamo dire storia dargli la unica. dignità, dargli la cittadinanza nella propria storia. Esattamente, dargli la cittadinanza nella propria storia. In questo l'utilizzo delle parole unite alle immagini consente di lavorare in una dimensione molto giocosa. Questi laboratori che abbiamo sviluppati sono sempre molto giocosi, e il gioco a me piace sempre molto come strumento, perché poi alla fine è il modo in cui si impara meglio, è giocando, e ci permette di abbassare le censure. Una delle cose molto particolari e sulle quali noi spendiamo sempre molta attenzione è la assoluta rigorosità nel rispetto della privacy. Chi partecipa ai laboratori di digital storytelling può raccontare dei fatti occasionali della propria vita, può raccontare delle migliori feste di compleanno, o può portare dei pezzi della propria storia, a volte molto delicati o molto dolorosi. Chi partecipa produce dei video, rigorosamente tutti i video che ci sono sul sito di quel progetto. Piuttosto ne abbiamo poi sviluppato un altro insieme a degli altri partner europei, in cui abbiamo usato lo strumento della narrazione digitale per far incontrare, attraverso lo scambio delle tradizioni culinarie, richiedenti asilo, rifugiati e fasce svantaggiate della popolazione di aree rurali. Di nuovo ha funzionato benissimo, perché è uno strumento molto flessibile. Sono uscite ovviamente delle storie estremamente delicate, di sofferenza, di storie di vita importanti, che hanno avuto la possibilità di esprimersi e di costruirsi con una narrazione in cui i protagonisti e il gruppo insieme hanno costruito una punteggiatura di questa narrazione, e questa è la parte che ne fa poi, diciamo, secondo me,
il risultato di benessere, nel ricreare una punteggiatura alle storie che possono anche essere storie di sofferenza o di trauma. Questi video è assoluta discrezione di chi li produce decidere se possono essere fruibili, quindi i video che ci sono disponibili sui siti dei progetti che abbiamo sviluppato e di quelli che stiamo sviluppando adesso sono quelli assolutamente autorizzati da chi li ha prodotti. Ne abbiamo tantissimi che invece non sono stati autorizzati per evidenti motivi di privacy a essere distribuiti, ma hanno rappresentato per chi li ha costruiti e per il gruppo dei fortissimi e intensissimi momenti di coesione, in cui la costruzione narrativa e la costruzione immaginativa che si conclude nel video, della narrazione che unisce queste due parti, è una costruzione, un processo di lavoro condiviso del gruppo che dà dignità alla poesia che c'è all'interno di ogni narrazione. Queste narrazioni sono sempre in fondo, narrazioni autobiografiche. Nella stragrande maggioranza dei casi sì. Cioè, quindi questo digital storytelling sono esercizi autobiografici attraverso i dispositivi digitali. Esattamente, esattamente. Un collega inglese, per esempio, ha costruito, che ha partecipato insieme a noi alla costruzione poi di questa guida, che consiglio a tutti di andare a vedere, di scaricare gratuita. Per esempio ha raccontato la storia di un suo evento traumatico, un suo terribile incidente automobilistico che lui ha immaginato segnasse per sempre la sua vita. In realtà l'incidente automobilistico gli ha permesso di ricevere un risarcimento dall'assicurazione. Con quel risarcimento lui ha comprato l'anello con cui si è dichiarato alla sua fidanzata, che poi è diventata sua moglie, che poi è diventata la madre dei suoi figli, e in 3 minuti questo meraviglioso collega ha raccontato la storia che parte dal trauma dell'incidente, l'impossibilità, la difficoltà di riprendere contatto con la dimensione corporea, e la narrazione si conclude con la meraviglia delle sensazioni profondissime di poter abbracciare e alzare i propri figli. Perché in questo modo la narrazione autobiografica in questo processo sembra da un lato recuperare dei pezzi di storia che non sono mai entrati nella propria trama esistentiva, quindi traumi che non sono stati inseriti in una trama, ma allo stesso tempo non è solo un lavoro a ritroso dove un soggetto si riconnette al proprio vero sé. Sembra che senza questa pratica di scrittura, di narrazione, di racconto online, di ripresa, non si possa parlare di un soggetto che c'era già prima, come se la narrazione fosse uno strumento per produrre soggettività, non solo per quasi trasferire sulla pagina, trasferire sul video qualcosa che c'era già. Senza la narrazione la soggettività forse non sarebbe mai esistita, addirittura quelle sensazioni, in questo senso io ti dicevo l'effetto di reale che può produrre una narrazione, che non è solo un recuperare lembi di reale che sono sempre stati sottratti alla trama, ma addirittura produrre attraverso la trama un nuovo reale, un nuovo modo di abitare il reale. Sì, più che produrre mi verrebbe da dire restituire. Mi viene da dire restituire perché la restituzione mi rende molto come immagine uno degli effetti che ha sia su chi la produce, sia sul gruppo che partecipa al processo e che poi vede i video conclusivi, in cui c'è un riappropriarsi di dimensioni di soggettività
che sono rimaste, come diceva un mio paziente un po' di anni fa, sono rimaste come in una cantina caotica. Sì, ma quello che volevo chiederti era, ma si tratta di riappropriarsi di qualcosa che era in cantina ed era messo in maniera lì disordinata e finalmente una volta che lo ordiniamo lo troviamo? O si tratta di riappropriarsi di qualcosa che uno non aveva mai posseduto, di qualcosa di nuovo? Secondo me è un restituirsi la possibilità di vedersi in una dimensione reale di fronte a delle parti proprie che non necessariamente stavano insieme. Per questo mi piace molto l'immagine del kintsugi, che è il rimettere insieme delle parti in un processo creativo assolutamente puntuale, che non è assolutamente equiparabile a quello che può essere il lavoro più lungo, più complesso e anche molto più profondo che si sviluppa all'interno di un percorso terapeutico proprio, ma diventano delle piccole gemme, come diceva Tagore, il poeta indiano, è un po' come cercare stille di acqua e di pioggia in un braciere. Che esistono nella poesia della narrazione, che si origina da elementi di vita che, essendo spesso elementi che possono avere delle componenti traumatiche, hanno un percorso di sviluppo e di autonarrazione differente. La costruzione del processo che porta alla realizzazione del digital storytelling è un processo che permette di giocare su quella dimensione della parola che normalmente a me piace molto leggere in questo modo, la parola prestata. Ne abbiamo già in parte parlato nella scorsa chiacchierata. Io sento che la parola è una parola che si presta agli altri, si presta a sé, è prestante, quindi è bella, ma è anche un elemento che costruisce il risultato stando all'interno del processo, e quindi ha questa dimensione di tante profondità, di tanti livelli in cui ognuno ha valore a sé, ha dignità, ha significato, significa e produce significanti. E quindi immagini, e quindi narrazioni che si costruiscono su narrazioni, rispetto alla quale mi viene da dire, sfumando di nuovo una battuta a un poeta che io ho amato molto da ragazzo e che ho riscoperto recentemente, che è Gianni Rodari, la magia della parola, la magia della narrazione, la magia della poesia, la sua bellezza profonda e che è democratica, non perché tutti siano artisti. Perché nessuno sia schiavo, lo dici. Perché nessuno sia schiavo. In grammatica della fantasia lo dici. Esattamente. Il digital storytelling consente di recuperare tutte queste dimensioni all'interno di una dinamica gruppale, che deve essere ovviamente seguita. Noi rigorosamente i laboratori che abbiamo fatto, sia in giro in Europa, che ovviamente ha legislazioni normative a volte un po' differenti dalla nostra, noi chiediamo e pretendiamo che chi partecipa più in chiave formativa sia rigorosamente, almeno per la dimensione italiana, una persona che abbia competenze e titoli per lavorare con i gruppi e che sia capace di trattare elementi delicati che possono emergere all'interno di un laboratorio gruppale, che va a toccare queste dimensioni. Paolo, solo un attimo perché hanno citofonato. Paolo, questo discorso lo continueremo perché io vorrei quasi quasi sollecitarti nel fare una sorta di videocorso di digital storytelling. Quindi questo era un assaggio possibile. Allora, Non so se si può fare, se rientra. Allora, non solo si può fare,
parte qualcosa sulla quale sto lavorando, uno dei progetti europei che sto seguendo in questo biennio, iniziato l'anno scorso, il Covid ha pesantemente interessato il processo di lavoro. È un progetto di nuovo europeo con partner da diverse nazioni, in cui abbiamo questa volta abbinato lo strumento del digital storytelling, della narrazione digitale, al buon vecchio intervento di comunità. Avremmo dovuto sviluppare un workshop residenziale di 5 giorni in Irlanda a inizio giugno, con una trentina di colleghi provenienti da tutta Europa, per abbinare l'intervento di comunità alla narrazione digitale. Non è stato possibile farlo in presenza, stiamo in questo momento finendo di costruire l'assetto per svilupparlo in remoto. Molto probabilmente il materiale che verrà prodotto finirà tutto online sul sito della società che ho creato per lavorare su questi piani, su questo tipo di progetti, e quindi possiamo sicuramente farne dei pezzi insieme, e poi ovviamente invito tutti quanti ad andare a scaricarsi la guida sul manuale teorico e metodologico e pratico sul digital storytelling. Vi ricordo idigstories.eu è il sito su cui lo trovate, o se no, se mi posso permettere, su www.labicentro. Sì, poi lo indichiamo. Trovate poi tutti gli aggiornamenti su una guida nuova che abbiamo appena finito di scrivere, in questo momento nel processo di editing e di traduzione, quindi penso con fine agosto dovrebbe poi essere disponibile anche in italiano. Quindi volentieri ci risentiamo e ne riparliamo. A presto Paolo, grazie di cuore. Grazie, Ciao.